Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, e le tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2026. Uh, Ragazzi, abbiamo la torre. E può essere un periodo dove ci sono come dei cambi, probabilmente un po' drastici, un po' repentini. Quando c'è la torre c'è come la caduta di certe certezze, di certe sicurezze e per sicurezze potrebbero essere certe ideologie, potrebbero essere certe dinamiche di comportamento, certe situazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con una regina di spade, il sole, abbiamo l'imperatrice, un re di spade, quindi re e regina di spade, fante di spade, abbiamo la carta della luna, re di bastoni e 8 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio diciamo più importante, qual è il movimento energetico più importante del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento poi andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, l'amore, la famiglia, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questa regina di spade. 8 di pentacoli e 7 di bastoni. Potrebbe esserci qualche tema che riguarda il lavoro o che riguarda, secondo me, una persona che vedete abbastanza spesso. Andiamo a vedere il sole. Fante di pentacoli e fante di bastoni. Si vede come un nuovo inizio. Può essere che questa persona che vedete tutti i giorni sia una persona con la quale si sviluppi qualche tipo di progetto, potrebbe essere una persona che vi accompagna nel corso di studi, potrebbe essere un compagno di lavoro. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un re di pentacoli. C'è movimento in avanti, ragazzi. Io sento. La cosa interessante è che qui si parte da un fante e si arriva a un cavaliere, qui si parte da un fante di denari e si arriva a un re di denari. C'è come una sorta di evoluzione nel periodo di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere il re di spade. 8 di bastoni e di nuovo l'imperatrice. Sento come se ci fosse bisogno di regole, di pianificare qualche cosa. Per qualcuno può essere un nuovo progetto, un nuovo percorso lavorativo, potrebbe essere anche una nuova amicizia, una nuova relazione, però è come se ci fosse da stabilire quali sono i passi da fare. Andiamo a vedere il fante di spade. Diavolo.
e regina di pentacoli. Ragazzi, qui c'è qualche cosa che vi condiziona, O, o potrebbe essere il fatto che per monitorare questi step che vanno fatti, questi gradini, c'è bisogno di autocontrollo o semplicemente di controllo, di controllare, di monitorare la crescita di questo progetto, di questa relazione, di questa situazione. Andiamo a vedere la luna. Abbiamo la sacerdotessa e un asso di coppe. È come se non si riuscisse a vedere qualche cosa, ragazzi. Sento come se questa situazione o questa relazione fosse più, come dire, da un punto di vista mentale, quindi sì, ci sta che sia una questione lavorativa, però ho anche la sensazione che ci sia qualcosa che non riuscite a captare, qualche cosa che non state prendendo in considerazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Due di spade e cavaliere di spade. Ragazzi, ho come l'idea che non sappiate bene da che parte andare. Cioè, sento che è come se steste controllando qualche cosa, ma il fatto che lo stiate facendo non vi garantisce il fatto di raggiungere il risultato o l'obiettivo che vi siete prefissati. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 10 di coppe e 5 di denari. Datemi una carta per il 5 di denari. 6 di coppe. Io sento che qui c'è un tema con qualche tipo di obiettivo o di sogno che voi vorreste e che secondo me vedete un pochettino lontano, o perché vi mettete o mettete tutti questi gradini, tutti questi step, tutti questi passaggi. Supponiamo che sia una questione di lavoro, è come se doveste scalare la vetta e quindi è come se vedeste molto lontano questo sogno o questo obiettivo. Mm, Se vi devo dire dove vedo la torre, sinceramente l'unico posto è un po' qui, ma perché c'è un diavolo, eh? Perché poi non ho tutte queste carte negative, in realtà ne ho solo una. Però è vero che questo 8 di coppe è girato al contrario alla fine della lettura e io ho la sensazione che qualcuno, invece di, come dire, rassicurarsi sul bisogna fare un passo alla volta, le cose bisogna, come dire, lavorarle, credo che qualcuno di voi potenzialmente potrebbe ritornare indietro sui suoi passi nel momento in cui si vede che questo risultato, nuovo risultato, tende a ritardare ad arrivare. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Qui il lavoro secondo me è la parte un po' più. Ma perché si parte con l'otto di pentacoli, ragazzi, poi non è detto che per tutti sia così. Però ho come la sensazione che, soprattutto se state aspettando un aumento di livello, di andare al gradino successivo, come dicevamo prima, potrebbe essere un po' difficile che succeda in questo mese. Sento come della fatica. Allora, se foste senza lavoro, anche per voi, può essere che qualcuno
torni sui suoi passi perché non ci sono come molte alternative. Effettivamente c'è qualche cosa che si intravede, però non è immediato o non è così ben remunerato come voi vorreste, o potrebbe anche essere un lavoro in nero, per esempio, mentre voi dite no, vabbè, preferisco ritornare nell'azienda dove ero prima, piuttosto dove prendo poco, però almeno sono in regola. Non è che veda grandi inizi, sinceramente. C'è qualche possibilità di prendere contatti, però non vedo nuovi inizi purtroppo per questo mese. Se foste dipendenti, come vi dicevo prima, c'è come questa voglia di scalare, voglia di andare oltre. Però ho anche la sensazione che sia complicato questo mese, sinceramente. È come se qualcuno di voi, sì, c'è questo controllo, questo monitorare, questo seguire passo passo le cose come vanno, e potrebbe anche esserci una forte determinazione da parte vostra nel raggiungere questo obiettivo, però io ho la sensazione che ve la stiano un po' vendendo. Cioè, voi avete un obiettivo sano, nobile anche, s- tipo se doveste diventare responsabili, sapreste già come risolvere certi problemi, però in realtà sento che vi stanno mettendo un po' in stand-by, sinceramente. Se per caso c'è qualche tipo di situazione particolare con qualche collega, ecco, lì sì che c'è da tenere gli occhi aperti, ragazzi. Perché qualcuno potrebbe mangiarvi terreno, soprattutto se siete in due, faccio un esempio, e c'è un solo posto come responsabile. Se siete due o tre persone, fate attenzione perché potrebbero esserci come dei giochi sporchi, a livello lavorativo. Se siete autonomi, ecco, mi viene da dire di controllare bene la concorrenza perché sento come qualche cosa che potrebbe sfuggirvi. Attenzione alla fuga di informazioni e al fatto che qualcuno potrebbe rubarvi i clienti, cioè c'è come, perché si parte comunque con un set di bastoni, è come se doveste difendervi dal mondo circostante. Eh, Parliamo di progetti. Se per caso ci sono dei progetti paralleli al lavoro o extra lavoro, devo dire che questo è un buon mese per spingerli, per fare pubblicità, per creare qualche cosa di nuovo, per trovare nuovi clienti. È un buonissimo mese per espandersi in questo senso, soprattutto se sono progetti che state o volete monetizzare. Per quello che riguarda i soldi, mm, allora ragazzi, io ho la sensazione che potrebbero esserci delle spese in più rispetto a quelle normalmente preventivate. Se avete figli, potrebbe proprio essere per il futuro dei figli, o se state pensando di avere figli magari. Io ho come la sensazione, che qualcuno potrebbe scoprire di avere come degli arretrati da pagare per una mancata comunicazione. Cioè, tipo, non vi è arrivata la lettera del, che ne so, dell'assicurazione della casa da pagare e vi siete dimenticati. Ecco, è un po' una cosa di questo genere, cioè rimettere un po' a posto le cose passate in questo mese. Però ecco, potrebbero esserci effettivamente delle uscite in più, quindi fate attenzione. Parliamo di famiglia, e intendo sempre la famiglia di anime, quindi possono essere anche gli amici, i colleghi, i vicini di casa. Devo dire che è un buonissimo periodo, ragazzi.
a livello familiare c'è unione, vedo come dei ritrovamenti, delle riunioni familiari, dei festeggiamenti proprio. Mm, Se parliamo di relazioni sentimentali, allora, se non avete nessuno in testa, ragazzi, il mese di febbraio e di marzo promette bene. Ho detto febbraio, può essere che abbiate già intravisto qualcuno nel mese di febbraio e che a marzo questa conoscenza si intensifichi, anche se io ho come la sensazione che non tanto velocemente come vorreste voi. Diciamo che vedo più ehm, come se ci fosse un- una conoscenza più da un punto di vista di amicizia. Potreste magari avere dei percorsi di studio insieme, degli hobby insieme, se magari andate in palestra potrebbe essere qualcuno che conoscete in palestra. Però ci sono effettivamente varie opportunità di conoscenza in questo mese. Non è che veda grandi cuoricini, ve lo dico sinceramente, però è anche vero che sento che l'altra persona è molto, molto concreta comunque, cioè è presente, simpatica, è socievole, è aperta, allegra. Poi da lì a dire che si possa sviluppare qualche cosa, ecco, magari seguite poi aprile. Per le persone che sono già in una relazione, Ehm, allora, dipendendo da quanto tempo è che vi frequentate, però se la relazione è fresca, sento che effettivamente si intensifica nel mese di marzo. Potreste non avere gli stessi obiettivi, però, trovarvi benissimo insieme, magari se siete già diventati intimi, potrebbe esserci parecchia passione, parecchi interessi in comune. Non credo che siate, cioè per qualcuno non siete ancora intimi, però comunque c'è da mettere sul piatto della bilancia che può essere che non ci siano gli stessi obiettivi, quindi nonostante passiate del buonissimo tempo con questa persona, vi divertiate, tutto quello che volete, però può essere che sia una persona per il momento e non per il lungo periodo. Diversamente, se è un po' di tempo che frequentate questa persona, vi dico che qui si potrebbe aprire il tema del creiamo qualcosa insieme, che può essere un progetto, può essere un figlio, può essere un viaggio, cioè ho come la sensazione che ci sia l'esigenza di fare famiglia, ma fare famiglia nel senso fare unione, fare coppia, fare storia come coppia, no? Molto forte il tema figli. Ehm, Se siete di quelle coppie indefinite piuttosto che clandestine, sento un po' di gelosia da parte di qualcuno. Diciamo che voi vorreste l'altra persona tutta per voi, però io ho come la sensazione che sia difficile, primo perché come per le coppie, dire come si dice, recente conoscenza, potreste non avere gli stessi obiettivi in comune. Cioè, magari avete gli stessi obiettivi, tipo a vivere in montagna, vi faccio un esempio, ma non è l'obiettivo di noi vivendo in montagna. Magari uno vuole le Alpi e l'altro vuole, che ne so, i Pirenei, per dire. Cioè, è come il chiedersi, collimano i nostri obiettivi, la nostra relazione dove sta andando, qual è l'obiettivo? Non lo so, c'è come una sorta di incertezza alla fine del mese. E vi dirò un'altra cosa, io ho anche la sensazione che tutta questa rigidità mentale, questo controllo di cui parlavamo prima, potrebbe farvi diventare un po' troppo rigidi, ehm, magari perché avete bisogno di risposte, dovete monitorare una situazione o una relazione. Però vi dico,
vi fa rimanere così tanto... c'è un numero, che non mi ricordo qual è, una vibrazione di un numero, che patisce di paralisi da analisi. Credo che sia tipo il 9. È un numero alto. Comunque, o il 7 probabilmente. La paralisi d'analisi è: mi fermo, analizzo, controllo, tengo questo monitoraggio costante e si è talmente focalizzati nel controllare che si perde di vista il fatto che non si sta agendo, che non si sta facendo niente, che si rimane lì senza effettivamente dare una direzione alla situazione, scusate. Va bene, andiamo a vedere una potenziale difficoltà del periodo. Perché mi è difficile prendermi una pausa? Perché siete sotto controllo. Probabilmente avete come quest'idea che tenendo tutto sotto controllo non possa succedere niente di male. Le persone hanno bisogno di tenere le cose sotto controllo quando sono insicure, che invece voi avete proprio bisogno di imparare la flessibilità del re di bastoni e che non ve ne state rendendo conto. Vi faccio presente che avete Fante, Cavaliere, Regina e Re di Spade. Avete tutta la famiglia. Quindi può essere veramente un atteggiamento intrinseco in voi. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho un atteggiamento possessivo. Potrebbe esserci una sorta di attaccamento. Come vi dicevo, chi tiene tutto sotto controllo è perché nella sua testa crede che se le cose vadano in un certo modo non possa succedere niente di male. E che cosa può mai capitare se succedesse qualche cosa di male? La persona entra in panico perché non avendo le cose sotto controllo non sa come comportarsi. Difatti poi qui abbiamo un 2 di spade che è la carta del dubbio. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Riconosco di meritarmi di più di quanto penso e agisco di conseguenza. Il controllo in qualche modo limita anche, perché vi fa rimanere in certi binari. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Siate rinnovati, rinfrescati e ristorati nell'essere uno con me. Quando vi soffermate su questa meravigliosa unità con me, scoprite che tutte le piccole preoccupazioni, tutti i pensieri ansiosi scompaiono dalla vostra mente. Sappiate che io sono all'interno dell'energia creativa ed illimitata che dà forma all'universo e guida le stelle. Affrontate ogni minaccia senza timore, pienamente consci che esiste una sola energia e che ogni ostacolo svanirà nel nulla. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. E per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, gli basta scrivermi una mail. Io poi invio la lettera di presentazione dove spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Tenete presente che lo potete fare anche da soli, come autodidatti, semplicemente seguendo i video nella sezione degli abbonamenti. Lì ci sono decenni dei miei studi che sono stati condensati e messi lì a disposizione per voi. E si parla di credenze limitanti, di astrale, di come si vede nell'etere, di come sviluppare il terzo occhio, di come ripulire e proteggere il campo energetico. Insomma, ci sono varie tecniche per aiutarvi a star meglio nella vita di tutti i giorni. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Tenete presente che sono 4 playlist, hanno la copertina lilla e sono numerate. Vanno viste in ordine cronologico di numero, perché nella playlist 1 ci sono come le basi e poi mano a mano che il numero avanza, anche la difficoltà avanza. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!